Un saluto a chi ci segue ogni giorno e a chi si sta affacciando adesso sul nostro lavoro qui su Solfatara News. Se è la prima volta che ci guardate, fermatevi qualche secondo. Quello che vedrete non è un racconto teorico, ma osservazioni dirette, raccolte sul campo, in uno dei sistemi vulcanici più complessi e imprevedibili d'Europa, i Campi Flegrei. Qui il territorio non è immobile, non è spento. È una macchina geologica attiva che respira, si deforma, rilascia energia e segnali continui. Se volete restare aggiornati su ciò che accade davvero, iscrivetevi e attivate le notifiche, perché quello che stiamo documentando non è qualcosa di lontano nel tempo, è un processo in corso che evolve giorno dopo giorno, spesso in modo rapido e poco prevedibile. Prima di entrare nel monitoraggio di oggi, vi ricordiamo che è attiva la nostra raccolta fondi su GoFundMe per installare un sismografo professionale accanto alla webcam operativa H24 sulla fumarola di Pisciarelli Fumarole. Avere dati indipendenti, continui e precisi può fare la differenza nella lettura dei segnali precursori. In alternativa, potete supportarci tramite Buy Me a Coffee. Anche un piccolo contributo ci permette di continuare questo lavoro senza interruzioni. Trovate tutto in descrizione e nei commenti fissati. In un contesto come questo, ogni supporto diventa parte di un monitoraggio collettivo. Partiamo ora dai dati sismici. Questa mattina alle 4:47 è stata registrata una scossa di magnitudo 1,8 a circa 2,8 km di profondità tra Pozzuoli e via Napoli. Un evento che, preso singolarmente, potrebbe sembrare modesto, ma inserito nel quadro attuale assume un significato diverso. La profondità e la localizzazione indicano movimenti all'interno del sistema idrotermale superficiale, dove gas e fluidi ad alta temperatura interagiscono con le rocce, generando pressioni che possono cambiare rapidamente. Oggi, 25 aprile 2026, abbiamo effettuato un nuovo monitoraggio con i nostri droni partendo proprio da Pisciarelli. Ed è qui che la situazione ha mostrato un'evoluzione che non può essere ignorata. Dopo appena 2 giorni dall'ultimo sorvolo, la bocca principale appare in uno stato di pressione decisamente più elevato. I getti di vapore risultano più densi, più compatti e soprattutto più violenti nell'espulsione. Ma il dettaglio più inquietante è a terra. Davanti alla bocca si osserva un deposito scuro, quasi nero, che non era presente in queste condizioni nei giorni precedenti. Potrebbe trattarsi di materiale fine espulso insieme ai fluidi, una miscela di fango vulcanico, minerali alterati e residui di condensazione acida. Questo tipo di fenomeno è spesso associato a variazioni nel sistema idrotermale, dove l'aumento di pressione può portare a vere e proprie eruzioni freatiche minori, anche se non sempre percepite come tali. Anche la morfologia della bocca è cambiata. La superficie appare più scura, segno di un'alterazione chimica intensa, e la forma sembra aver subito una leggera deformazione, come un cedimento centrale. Questo può indicare un rimaneggiamento interno, una redistribuzione dei condotti di uscita dei gas. In termini semplici, il sistema sotto i nostri piedi si sta riorganizzando. Abbiamo rilevato la temperatura della fumarola, un dato fondamentale perché spesso anticipa cambiamenti più importanti. Oggi la fumarola di Pisciarelli registra una temperatura di 109,5 gradi centigradi, un valore che conferma un'attività termica sostenuta e coerente con l'aumento di pressione osservato. Le variazioni termiche, soprattutto se rapide, possono indicare un aumento del flusso di gas profondi come CO2 e SO2, che risalgono dal magma o da zone più calde del sistema. Successivamente ci siamo spostati nel cratere della Solfatara, concentrandoci sulla fumarola Bocca Grande. Anche qui lo scenario è tutt'altro che rassicurante. L'attività è sostenuta, con emissioni di vapore ad alta pressione, chiaramente visibili anche a distanza. Il pennacchio appare più turbolento, segno di un flusso energetico elevato. Abbiamo misurato anche qui la temperatura, che oggi raggiunge i 186,9 gradi centigradi, un valore molto elevato che indica un sistema estremamente attivo e in forte degassamento. Le fumarole, è importante dirlo, non sono semplici sfiati, sono valvole di sicurezza del sistema. Quando aumentano in intensità, significa che qualcosa sotto sta spingendo di più. Può trattarsi di accumulo di gas, aumento della temperatura, oppure variazioni nella permeabilità delle rocce.
Tutti segnali che, se combinati, raccontano una storia precisa. Il sistema è dinamico e in fase di evoluzione. Abbiamo poi sorvolato le pozze di fango, che oggi risultano completamente asciutte. Questo dato, apparentemente secondario, in realtà è molto significativo. L'assenza di acqua in superficie può indicare un aumento della temperatura del suolo o una variazione nei flussi idrici sotterranei. In un sistema idrotermale, l'acqua è un elemento chiave. Quando scompare o si riduce drasticamente, significa che l'equilibrio si sta rompendo. Tutto questo si inserisce nel fenomeno più ampio del bradisismo, che continua a sollevare il suolo nell'area flegrea. Il sollevamento, unito all'aumento delle emissioni gassose e alla sismicità superficiale, rappresenta una combinazione che va osservata con estrema attenzione. Non stiamo dicendo che un'eruzione sia imminente, ma ignorare questi segnali sarebbe un errore. La storia dei campi flegrei ci insegna che i cambiamenti possono accelerare e che spesso i segnali precursori si manifestano proprio attraverso variazioni come quelle che stiamo osservando oggi. Noi continueremo a monitorare, a documentare e a condividere ogni dettaglio, senza filtri, perché conoscere significa anche prepararsi. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, che supportate il nostro lavoro e che credete nell'importanza dell'informazione indipendente. Restate con noi, restate aggiornati e soprattutto non smettete mai di osservare ciò che accade intorno a voi. A presto.